Nibiru, il 12° pianeta. L'idea che la Terra sia stata colonizzata da una specie intelligente è molto diffusa nell'immaginario umano. Questa ipotesi sembra interessare non solo la fantasia degli scrittori di fantascienza, ma abbiamo prove che abbia influenzato ogni aspetto della nostra civiltà, dalla religione alla scienza. Nelle più famose opere di letteratura fantascientifica di Wells o di Verne, o ancora prima Swift e Mercier fino ad arrivare a Bacone e ancora più indietro nell'antica Grecia con Luciano di Samosata, gli strani visitatori, o ospiti extraterrestri più o meno accoglienti, provenivano da pianeti appartenenti al nostro sistema solare, come la Luna, Marte o Venere. Ma in tempi più remoti, come l'epoca dei Sumeri o degli Egizi, si pensava che gli dei avessero un pianeta lontano da cui viaggiassero per scendere sulla Terra. Questo pianeta agevolava il transito dei visitatori avvicinandosi e attraversando il nostro sistema solare, tanto da permettergli di visitarlo regolarmente. I Sumeri lo chiamavano Nibiru, il pianeta dell'incontro, gli Egizi il pianeta di milioni di anni, o per il folklore nordico e per la religione norrena era il pianeta di Odino, la terra di Asgard, e in ogni religione la dimora degli dei era nel cielo. Il concetto di divinità che provengono dal cielo si è anche tramutata in un desiderio di ritorno al pianeta natale da parte degli uomini, come una speranza di incontrare nuovamente chi ci ha creato. Ha contribuito ad una ricerca di elevazione spirituale, come se la nostra coscienza si risvegliasse in piani superiori man mano che ci avviciniamo all'origine che ci ha generati. Nonostante siano passati migliaia di anni, il nostro interesse per le stelle e i corpi celesti non è mutato, semmai è cresciuto, spingendoci a tentare di compiere l'esplorazione del cosmo. Sebbene ci troviamo in un periodo apparentemente avanzato tecnologicamente, non riusciamo a compiere quell'impresa che invece sarebbe riuscita ai nostri creatori. Ancora una volta la civiltà più antica che descrive con precisione incredibile un ipotetico pianeta dimora degli dei è la civiltà sumera. Come si racconta nell'epica di Gilgamesh, in numerosissime tavolette d'argilla e anche nel libro di Ezechiele, questo luogo, dimora degli dei, è un luogo di pregio inestimabile. In questo pianeta è situata la casa degli dei, il luogo sacro, circondato da un vastissimo giardino scolpito nella dura pietra, dove abitava il signore Anu, con la sua sposa Antu, con 6 concubine e 80 figli. Un primo ministro, 2 gran maestri della conoscenza scritta, 3 responsabili dei Mu, le navicelle a razzo, un ministro del tesoro, 2 responsabili della giustizia, 2 che, come vengono definiti, impressionano col suono, e 2 capi scribi con 5 assistenti scribi. Tra i figli più noti di Anu c'erano 2 personaggi di spicco, Enlil ed Ea. Quest'ultimo, che poi è meglio conosciuto come Enki, sarebbe colui che ha generato il primo uomo. Delle usanze degli dei viene descritto un rigido protocollo da cui poi derivano molte delle nostre consuetudini cerimoniali. I 2 figli, infatti, durante le assemblee o i rituali, si sedevano uno alla destra e uno alla sinistra del padre. Si descrive anche come il luogo sacro venisse strettamente sorvegliato e che contenesse delle armi formidabili a cui viene dato un nome. Armi divine dalla potenza indescrivibile, che portavano il nome di Shar-Ur, cacciatore reale, Shar-Gaz, uccisore reale, e come 2 figure potenti e di grande forza sorvegliassero la porta del luogo sacro, Tammuz e Gizidda. Si parla anche di un certo Adapa che era figlio di Ea Enki, avuto con la consorte Ninki sulla terra, che non è altro che il primo esemplare di uomo, l'Adamo. Si narra di come Enki donò a costui uno Shem, che da molti fu tradotto come nome, ma che in realtà parrebbe essere nient'altro che un mezzo per raggiungere i cieli, e di come gli dei potessero andare e tornare dal pianeta Terra. Come Gilgamesh, anche Adapa e il biblico re di Tiro compirono questo viaggio partendo dal luogo del legame cielo-terra, centro di comando di Enlil sulla Terra, situato a Nippur, una delle famose città sumere. Il dio Shamash era il responsabile delle aquile volanti e della rampa di lancio. Diversi testi mesopotamici parlano degli Apkallu, dal termine sumero Abgal, che significa il grande che guida, oppure
maestro che indica la via. Secondo Gustav Güterbock, nel suo La tradizione storica e il suo disegno letterario nei babilonesi e negli Ittiti, si tratterebbe degli uomini uccello raffigurati come aquile. I riferimenti alle ali e al volo assegna loro il ruolo di piloti delle navicelle spaziali che, come dice uno scritto, portarono Inanna al tempio delle Anna con le navicelle spaziali dei Nefilim. Questo indusse a pensare che periodicamente il pianeta degli dei fosse vicino alla Terra. In tempi più recenti portò erroneamente a pensare ad un corpo celeste appartenente al sistema solare. Il sigillo cilindrico che raffigura Inanna di fronte al dio Enki ci mostra anche una specie di cerchio sullo sfondo dietro la dea, che rappresenta 11 globi collegati, alternati a una circonferenza continua di 24 piccoli cerchi che raffigurano gli 11 corpi celesti che formano il nostro sistema solare. Shamash, il dio di guardia alla rampa di lancio, invece, aveva un vestito da aquila e, come molti altri dei, rappresentati nei bassorilievi, portava al polso un bracciale con un globo circondato da piccoli cerchi come fosse la rappresentazione di un fiore. Questo motivo floreale è molto comune in diverse aree geografiche come la Mesopotamia, l'Asia Minore, l'Anatolia, Cipro, Creta e Grecia. Una raffigurazione assira della porta di Anu, nella dimora celeste, conferma che gli antichi popoli mesopotamici avevano una certa familiarità con un sistema astrale come quello del nostro Sole e dei suoi pianeti. Accanto alla porta stanno 2 aquile, a indicare che senza il loro intervento non è possibile raggiungere la dimora celeste. Secondo gli astronomi moderni, il nostro sistema è composto da Sole, Terra, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Non quindi un Sole con 11 pianeti, bensì un Sole con 10 pianeti, contando anche la Luna. Non è questo, però, ciò che pensavano i Sumeri. Essi erano convinti che il nostro sistema fosse effettivamente composto da un Sole e da 11 pianeti, compresa la Luna. E non avevano dubbi sul fatto che, oltre ai pianeti oggi conosciuti, ve ne fosse un 12°, il pianeta da cui provenivano i Nefilim, il 12° pianeta. Se rispolveriamo quello che ci hanno insegnato a scuola, oggi sappiamo che dopo i 5 pianeti detti rocciosi, compresa la Luna, Mercurio, Venere, Terra, Luna e Marte, dopo la fascia di asteroidi posti su una linea ellittica attorno al Sole, iniziano i pianeti gassosi con i 2 giganti Giove e Saturno, e che più in là ci sono gli altri 3, Urano, Nettuno e Plutone. Solo nel 1781 venne individuato Urano e nel 1846 Nettuno, infine Plutone nel 1930. Fino al 1780 si credeva che il sistema solare fosse composto solo da 7 membri e si pensava che tutti i pianeti, compreso il Sole, ruotassero intorno alla Terra, il luogo più importante, casa della creatura di Dio, l'uomo. I nostri libri di testo attribuiscono di solito a Niccolò Copernico la scoperta che la Terra, in realtà, non è che uno dei pianeti di un sistema eliocentrico che ha come suo centro il Sole. Temendo di suscitare le ire della Chiesa affermando che non era la Terra a occupare la posizione centrale del sistema solare, Copernico pubblicò il suo saggio De Revolutionibus Orbium Celestium solo in punto di morte nel 1543. Gli avvenimenti che tutti conosciamo, legati all'esplorazione del mondo da parte di visionari ricercatori ed esploratori, indussero i loro contemporanei a rivedere completamente l'ormai millenaria concezione astronomica fatta di nozioni greche e romane che per la maggior parte credevano che la Terra fosse piatta, con una cupola di cieli sovrastante il creato, a cui appartenevano le stelle fisse. Ma già in antichità c'era chi sosteneva che la Terra fosse tonda e che i corpi celesti si muovevano, detti appunto planetes, ossia vagabondi o erranti, ruotassero attorno al Sole e che la Terra fosse uno di questi. La vecchia concezione tolemaica fu quindi soppiantata dalla più moderna, o se vogliamo più antica, concezione copernicana. Non è facile in effetti spiegarsi come mai la civiltà tardo-ellenica e quella romana considerasse la Terra piatta, poggiante su uno strato di acque torbide, al di sotto del quale stava l'Ade, o inferno, quando invece molti indizi dimostrano che gli astronomi greci del periodo più antico la pensavano in maniera del tutto diversa. Ipparco, vissuto in Asia Minore nel II secolo a.C., si occupò dello spostamento del segno solstiziale ed equinoziale,
cioè il fenomeno che oggi chiamiamo precessione degli equinozi. Ma tale fenomeno si spiega solo in termini di astronomia sferica, cioè presupponendo che una Terra sferica, circondato da altri corpi celesti, in un universo sferico. Quindi l'idea di una Terra sferica era una concezione ben radicata nei popoli antichi. Ipparco infatti non poteva aver concepito da solo lo studio della precessione degli equinozi, poiché essa avviene con un lento ma inesorabile slittamento che dura per circa 2000 anni, e sappiamo per certo che non può aver vissuto così a lungo. Un contemporaneo di Ipparco, Eudosso di Cnido, aveva disegnato una sfera che veniva sorretta dal dio Atlante, e benché i suoi scritti originali siano andati perduti, grazie alle traduzioni di Arato, nel III secolo d.C., abbiamo accesso a queste informazioni, che peraltro anche San Paolo aveva citato ai suoi seguaci nel suo peregrinare. Si diceva infatti che le costellazioni zodiacali erano sparse tutto intorno allo spazio che circondava il globo. Gli uomini del passato a cui si riferiva Eudosso sono gli stessi che attribuirono i nomi alle costellazioni. Gli astronomi moderni accettano che quei versi greci descrivono come si vedevano i cieli in Mesopotamia verso il 2200 a.C. Entrambi abitanti dell'Asia Minore, Eudosso e Ipparco, hanno attinto da fonti ittite, visitando la capitale Attusa, dove vi è scolpito un bassorilievo con una processione di guerrieri, dove al centro 2 uomini toro sostengono la raffigurazione del globo terrestre e il cielo sopra di loro. Ipparco in effetti confermò nei suoi scritti che i suoi studi si basavano su conoscenze accumulate e verificate nel corso dei millenni. Tra le sue fonti citava gli astronomi babilonesi di Erech, Borsipa e Babilonia. Gemino di Rodi attribuì ai Caldei, gli antichi babilonesi, la scoperta dei movimenti esatti della Luna. Lo storico Diodoro Siculo, che scriveva nel I secolo a.C., confermò l'esattezza dell'astronomia mesopotamica e affermò che i Caldei diedero un nome ai pianeti. Al centro del loro sistema stava il Sole, la luce più grande, del quale i pianeti erano i figli, che riflettevano la sua posizione e il suo splendore. Lo stesso Abramo veniva da Ur dei Caldei. La Bibbia infatti è ricca di riferimenti astronomici. Giuseppe paragonò se stesso e i suoi fratelli a 12 corpi celesti e il patriarca Giacobbe benedì i suoi 12 discendenti associandoli alle 12 costellazioni dello zodiaco. I Salmi e il libro di Giobbe contengono numerosi riferimenti a fenomeni celesti, alle costellazioni zodiacali e altri gruppi di stelle, come le Pleiadi. La conoscenza dello zodiaco, la suddivisione scientifica dei cieli e altri dati astronomici erano dunque diffusi nell'antico Medio Oriente, ben prima che sorgesse la civiltà greca. Gli archeologi, infatti, hanno trovato una quantità enorme di testi, iscrizioni, bassorilievi, disegni, elenchi di corpi celesti, presagi, calendari, tavole con l'annotazione del sorgere e del tramontare del Sole e dei pianeti, previsioni di eclissi. Da tutta una serie di fonti sumeriche, racconti cosmologici e poemi epici, testi che fungevano da autobiografie degli dei, con le loro funzioni, i rapporti reciproci e i centri di culto, cronologie e storie raccolte sotto il nome di liste reali e una miriade di altri testi, iscrizioni e disegni. Abbiamo ricostruito un quadro complessivo di ciò che avvenne in epoca preistorica e di come tutto cominciò. Questa storia prende avvio in epoca primordiale, quando il nostro sistema solare era ancora giovane. Fu allora che un grande pianeta apparve nello spazio più esterno e venne attirato nel sistema solare. I Sumeri chiamavano questo pianeta invasore Nibiru, cioè il pianeta dell'attraversamento. I babilonesi invece lo chiamavano Marduk. Quando, nel suo percorso, passò vicino ai pianeti più esterni, Marduk curvò la sua orbita fino a entrare in collisione con uno dei vecchi membri del Sistema Solare, un pianeta chiamato Tiamat. Nello scontro, i satelliti di Marduk spaccarono Tiamat a metà. La parte inferiore fu ridotta in pezzi, che diede origine alle comete e alla fascia degli asteroidi, il bracciale celeste di frammenti planetari che orbita tra Giove e Marte. La parte superiore di Tiamat e il suo satellite principale vennero invece gettati in una nuova orbita, a formare la Terra e la Luna. Lo stesso Marduk, rimasto intatto, fu attratto in una nuova orbita ellittica attorno al Sole, che lo porta a ripassare nel luogo della battaglia celeste tra Giove e Marte ogni 3600 anni.
L'affermazione secondo cui i primi a stabilirsi sulla Terra furono astronauti provenienti da un altro pianeta non è fatta alla leggera o di sfuggita dai Sumeri. In ogni testo in cui si affronta l'argomento, infatti, gli avvenimenti vengono descritti nello stesso identico modo. 432.000 anni prima del diluvio universale, i Din-Gir, i giusti delle navicelle a razzo, avevano lasciato il loro pianeta ed erano giunti sulla Terra. I Sumeri lo consideravano il 12° membro del nostro sistema solare, un sistema cioè composto da Sole al centro, poi la Luna, i 9 pianeti che conosciamo oggi, più un altro grande pianeta, la cui orbita dura uno Shar, 3600 anni. Tale orbita, secondo le fonti sumeriche, conduce il pianeta in una stazione posta nei cieli più lontani, poi lo riporta in vicinanza della Terra attraverso un passaggio tra Marte e Giove. È proprio in questa posizione, come si vede in un disegno sumerico databile ad almeno 4500 anni fa, che il pianeta assumeva il nome di Nibiru, attraversamento, e il suo simbolo era la croce.